buongiorno a tutte e ben ritrovate. Siccome questa settimana, anzi domani per la precisione, è il compleanno di mia suocera e fra qualche giorno anche il compleanno di mio cognato e uno vuole una torta, uno vuole un tiramisù, ho pensato di fare una torta al gusto tiramisù. Vediamo insieme gli ingredienti che ci servono per realizzare questa ricetta. Io ho guardato un pochino nel web, ho trovato un pochino di versioni, oggi vi propongo quella che è la mia versione. Per prima cosa avremo bisogno di uno stampo, io ho utilizzato questo stampo che si può regolare la misura, che trovo tra l'altro molto comodo e vi consiglio di acquistare, o altrimenti potete utilizzare un normale stampo a cerniera. Per questa torta io ho bisogno di uno stampo da 22 cm, il mio stampo da cerniera era molto più grande e appunto questo qua è molto comodo. Dentro uno stampo cerniera ho messo della carta da forno, metto sopra il mio anello, ripeto, da 22 cm di diametro e all'interno andrò a mettere dell'acetato nei bordi. Questo stampo mi servirà per poi andare a comporre la mia torta fredda. Gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questa torta sono 400 ml di panna liquida, del caffè da moka, circa una tazza che io ho un pochino diluito con acqua e leggermente zuccherato, 2 fogli di gelatina di pesce, sono 9 grammi. Poi ci servono 200 g di zucchero, 100 g ci serviranno per la pastorizzazione delle uova, perché in questa ricetta io farò la pastorizzazione, siamo in estate molto caldo, voglio evitare i rischi con le uova, e 100 g invece di zucchero che mi serviranno per montare i 5 tuorli di uova. I 5 tuorli potrete usare 4 tuorli se le vostre uova sono un pochino più grandi, le mie erano veramente molto piccole. 500 g di mascarpone, poi mi serve 60 ml di acqua per lo zucchero quando andremo a fare la pastorizzazione, del cacao a piacere che servirà per spolverizzare la nostra torta e 2 dischi di pan di Spagna che io ho realizzato e sono qua pronti per essere tagliati. Per il pan di Spagna e il mascarpone sono entrambe mie ricette, vi metto i link sotto dove trovare la ricetta per farli in casa. Verso i tuorli d'uovo e lo zucchero nella planetaria e faccio partire la macchina per ottenere un bel composto spumoso. Nel frattempo che si montano i tuorli con lo zucchero, verso l'acqua e l'altro zucchero in un pentolino, accendo il fornello. Dovremo portare questo composto di zucchero e acqua a 121 gradi. Per fare questo utilizzerò un termometro da cucina. Verifico la temperatura. Vedete che ormai si è formata tipo una crema quasi caramellata, ma non deve diventare marrone. Per evitare di bruciarmi sto tenendo con una pinza al termometro, che la temperatura è piuttosto calda. In genere io lo capisco ormai dalla consistenza, che quando vedo che è così abbiamo raggiunto la temperatura, ecco. E anche vedete sta cominciando a imbrunire, quindi vuol dire che siamo arrivati alla temperatura. Posso spegnere il fornello e andare a versare il composto in planetaria insieme alle uova.
Nel frattempo che il composto in planetaria si raffredda, metto ad ammollare i fogli di gelatina. Posso anche piegare a metà, ma dovrebbero starci. Ok. Ora dovrò andare a montare la panna, perché utilizzerò in questa ricetta della panna semi montata, ma prima di fare questo metterò qualche cucchiaio di panna in un ciotolino, perché qua andrò poi a sciogliere all'interno i fogli di gelatina, quindi mi serve qualcosa di liquido caldo per sciogliere la gelatina. Ok, e intanto adesso vado a montare la panna. Aggiungo un paio di cucchiaini di zucchero e finisco di montare. Ok, direi che ci siamo, la panna è praticamente semi montata. Vedete, fa il filo. Ora prendo il composto dalla planetaria, che è pronto, bello cremoso. Lo verso in questa ciotola. Naturalmente si è anche raffreddato. Ho lavorato molto bene il mascarpone, ora lo posso aggiungere al composto. Andiamo a mescolare. Guardate com'è bello spumoso. E poi posso anche già aggiungere la panna semi montata, però intanto nel frattempo vado a scaldare questo pochino di panna, così posso strizzarci poi dentro la gelatina, la colla di pesce, affinché si possa sciogliere. Strizzo bene la gelatina e la metto nella panna tiepida e mescolo. La gelatina deve essere completamente sciolta all'interno della panna, altrimenti farà i grumi. Se questo vedete che non succede, rimettete un attimo nel microonde e fate sciogliere. Non dovete mai vedere questa cosa qua, perché se aggiungete in questo modo al composto, poi sentirete tutti i pezzettini di gelatina. Direi che è quasi completamente sciolta, quindi non occorre rimettere in microonde. Ok, lasciamo raffreddare. Ora posso aggiungere la panna un po' alla volta, così posso mescolare più comodamente. E posso aggiungere anche la panna dove avevo sciolto all'interno la gelatina, che si è raffreddata nel frattempo. Ok, finisco di mescolare, poi a questo punto posso mettere un attimo il composto nel frigorifero. Nel frattempo vado a tagliare il pan di Spagna e siamo pronti per assemblare la nostra torta. Ora taglio il pan di Spagna, faccio prima un segno tutto sul bordo su quella che sarà la metà, così avrò un riferimento
per il taglio. Dopodiché comincerò in profondità più a segnare. Se il pan di Spagna lo fate un giorno prima, poi questa operazione di taglio sarà decisamente più semplice, quindi ve lo consiglio. Tra l'altro il pan di Spagna è morbidissimo. Allora, adesso ho le mie due parti di pan di Spagna, vedete che bello che è all'interno. Vado a mettere la prima parte all'interno del mio stampo. Allora, appoggio un attimo questo di lato e, come dicevo, metto la mia prima parte all'interno dello stampo, dove ho già messo l'acetato sui lati. Lo posso anche andare a stringere un pelino, se riesco, perché vedo che è rimasto un pelino largo, voglio che sia bello aderente ai bordi. Ok, vedete, bello aderente all'interno. Ora prendo il mio caffè, do una mescolatina, il pennello e inizio a bagnare bene il nostro pan di Spagna. Ok, una volta bagnato il pan di Spagna, la base non la faccio bagnatissima perché è quella che darà sostegno alla torta. Vado a prendere dal frigo la nostra crema da mettere sopra. Ecco la nostra crema al mascarpone. Utilizzerò un mestolo. Come vedete il composto è cremoso ma abbastanza liquido, quindi non ci sarà assolutamente bisogno di livellare perché si posiziona già da solo. A questo punto andrò a mettere il secondo strato di pan di Spagna, che non vado a tagliare nella superficie perché vi assicuro è morbidissimo, quindi non ce n'è proprio bisogno. Posiziono bene e vado di nuovo con la bagna. Guardate come assorbe. In questo secondo strato ed ultimo strato faremo solo 2 strati di pan di Spagna. Avevo fatto questo pan di Spagna appositamente, la ricetta è perfetta per realizzare appunto 2 dischi da circa 1 centimetro, 1,5 centimetri di spessore, proprio perfetto per questo tipo di torta. Quindi mi raccomando, se seguite questa dose vedrete che vi troverete molto bene. Dicevo, questo secondo disco lo farò ben bagnato perché è la parte centrale, non mi piace avere le torte con un pan di Spagna asciutto, è talmente delicato e morbido che si sfalda quasi, è meraviglioso, veramente spugnoso. Ok, nel frattempo è andata via la luce, quindi vedrete la ricetta un pelino più buia. Ho finito di mettere la bagna, riparto con un abbondante secondo strato di crema. Ok, volevo tenere un pochino di crema per un po' di depurazione, quindi mi è rimasta un pochino di crema, proverò a montarla per magari fare qualche ciuffetto dopo. Comunque adesso il dolce va almeno per 3-4 ore in frigorifero. Una volta che lo andremo a sformare lo apriamo, mettiamo la decorazione e il cacao. Ci vediamo quando il dolce sarà pronto.
sì, sotto si stacca bene. Adesso slaccio l'anello, vediamo se è pronto per togliere l'acetato. Mi sa di no, io lascerei ancora un attimino in frigo, semmai lo passo una mezz'oretta in freezer per sicurezza. Ecco, ora è proprio perfetto, vedete come si stacca bene l'acetato, deve essere proprio questa la giusta consistenza. Adesso tolgo anche la carta da forno che c'è alla base. Così lo posso trasferire sul piatto di portata e sono pronta per fare la decorazione. Ho riempito la sacca post con la crema di mascarpone rimasta, farò qualche decorazione, piccole cose perché non sono bravissima, quindi semplicemente delle piccole palline e continuo. Ed ecco che è terminata. Adesso la metto ancora un attimino in frigo e poco prima di servire andrò a mettere il cacao.